Nel parcheggio sotterraneo del complesso industriale di Torino, l'aria era fredda e risuonava del rombo distante dei motori in test. Aurora, con una mano sulla schiena e l'altra sul ventre già evidente, camminava lentamente cercando di mantenere l'equilibrio. Era incinta di 7 mesi e quella mattina la stanchezza pesava il doppio. Stringeva contro il petto una cartellina di documenti che doveva consegnare all'ufficio direzione prima delle 9. Ma appena vide Lorenzo Valenti, l'imprenditore automobilistico più famoso della città, il cuore le balzò in gola. Lorenzo avanzava come se l'intero parcheggio gli appartenesse. Indossava un cappotto scuro di taglio perfetto, le chiavi della sua supercar vibravano nella mano. Nessuno osava fermarlo. Nessuno tranne Aurora. Lei sapeva che doveva parlargli. Quei documenti erano fondamentali per evitare un problema serio nella catena di fornitura. Ma quando gli si avvicinò, lui nemmeno la guardò. «Signor Valenti, mi scusi», iniziò timidamente. Lorenzo la oltrepassò come si oltrepassa un cartellone pubblicitario. «Parlate con la segreteria, non ho tempo per queste sciocchezze». La sua voce era tagliente come il metallo delle vetture che vendeva a milioni. Aurora rimase immobile, il fiatone aumentando mentre lo osservava premere il telecomando e far accendere le luci della sua coupé argentata. Non voleva implorare, ma sentiva il peso di una profonda ingiustizia schiacciarle il petto. Era solo un assistente, amministrativa, una figura invisibile agli occhi di chi contava. Eppure sapeva che quei documenti avrebbero potuto evitare una perdita enorme all'azienda. «La prego, solo un minuto», tentò ancora, ma Lorenzo sbatté lo sportello dell'auto, accese il motore e senza degnarla di uno sguardo fece retromarcia. Fu allora che un dolore improvviso la trafisse. Un urlo le uscì dalla gola, rimbombando tra le colonne del parcheggio. «Ah, il bambino!» Il dolore sembrava strapparle l'aria dai polmoni. La cartellina le scivolò dalle mani e si aprì al suolo, spargendo fogli ovunque. Lorenzo frenò di colpo. Non per gentilezza, ma perché il grido era stato troppo forte per essere ignorato. Guardò nello specchietto e vide la donna piegata su se stessa, mentre respirava in modo irregolare. «Per l'amor del cielo!» borbottò infastidito, scendendo dalla macchina. Si avvicinò lentamente, col volto teso, chiaramente più irritato che preoccupato. «Signora, cos'è questa scenata?» chiese con tono duro. Aurora lo fissò con occhi lucidi. «La prego, credo che qualcosa non vada...» Per la prima volta sul volto di Lorenzo comparve un'esitazione, un attimo soltanto, ma qualcosa nel modo in cui Aurora tremava lo costrinse a fermarsi. Intorno a loro il parcheggio sembrava aver trattenuto il respiro. Lorenzo guardò Aurora per qualche secondo, combattuto tra il fastidio e un senso di responsabilità che non voleva ammettere. La donna respirava a fatica, una mano sul muro per non cadere. Intorno a loro nessuno c'era. Era troppo presto perché gli impiegati arrivassero. La situazione lo obbligava a una scelta che non aveva pianificato. «Va bene, si sieda», o qualcosa del genere, mormorò senza sapere cosa fare. La verità era che Lorenzo Valenti, uomo abituato a trattare milioni e dirigere ingegneri, non aveva la minima idea di come comportarsi di fronte a una donna incinta in evidente difficoltà. Ha chiamato qualcuno? Un'ambulanza?» Aurora scosse la testa, gli occhi chiusi per il dolore. «No, è iniziato tutto all'improvviso. Però devo portare quei documenti», mormorò guardando i fogli sparsi a terra. «Documenti? Sta scherzando?» sbottò lui. «Si concentri sulla sua salute, per Dio!» Lo disse con durezza, ma il tono tradiva una punta di inquietudine. Si chinò per raccogliere i fogli e notò qualcosa. Tabelle di produzione, stime di ritardo, prove di un errore che nessuno aveva individuato. Il suo sguardo cambiò. «Chi le ha dato questi?» «Li ho sistemati io. Ieri sera. Non sapevo a chi consegnarli.
rispose lei a fatica. Lorenzo la fissò come se vedesse Aurora per la prima volta. Una semplice assistente amministrativa aveva notato un problema che persino i suoi dirigenti principali avevano ignorato. E di colpo il suo orgoglio prese una scossa. «Lei ha trovato tutto questo? Da sola?» Aurora annuì debolmente. Un altro spasmo la fece piegare in avanti. «Credo... devo andare in ospedale?» Lorenzo imprecò sottovoce. Era evidente che non poteva lasciarla lì. E allo stesso tempo, quegli stessi documenti gli pulsavano nella mente come un allarme. «Va bene. Salga in macchina. La porto io». Aurora sgranò gli occhi. «Lei? Alla guida?» «Non mi faccia ripetere». La prese delicatamente per il braccio, gesto che nessuno avrebbe creduto possibile, da un uomo come lui, e la aiutò a salire nella vettura. Chiuse la porta con attenzione e corse verso il lato del conducente. Accese il motore e uscì dal parcheggio con rapidità, ma senza bruschezza. Aurora respirava affannosamente, cercando di controllare il dolore. «Mi dispiace, non volevo creare problemi». «Lei non ha creato niente», rispose Lorenzo guardando la strada. «Ha evitato un disastro. Lo capisce?» Aurora non rispose. Le lacrime le scesero silenziose, non per il dolore, ma per la sorpresa. Per la prima volta, l'uomo che l'aveva ignorata la stava trattando come se contasse. E Torino, con le sue strade eleganti e fredde del mattino, sembrava scorrere più veloce di quanto avessero previsto. Il traffico mattutino di Torino iniziava ad addensarsi, ma Lorenzo guidava con una calma innaturale per un uomo famoso per la sua impazienza. Ogni tanto lanciava un'occhiata al sedile accanto. Aurora era pallida, respirava in modo irregolare, ma cercava con tutte le forze di non cedere al panico. Le sue mani tremavano sopra il ventre, mentre stringeva la cintura di sicurezza come un'ancora. «Quanto manca?» chiese lei, la voce un soffio. 7 minuti, forse meno, rispose Lorenzo con fermezza. La tenga calma, inspiri, espiri. Aurora lo guardò stupita. Lei sembra sapere cosa fare. Non lo so affatto, ammise lui con sincerità, ma sto cercando di non peggiorare la situazione. Un semaforo rosso si accese all'improvviso. Lorenzo frenò con precisione millimetrica, senza scatti. Aurora chiuse gli occhi, mordendosi il labbro mentre un'altra fitta la colpiva. «Mi dispiace. Davvero. Non volevo metterla in queste condizioni». «Non dica sciocchezze», replicò lui. «Lei non ha colpa. L'unico errore è stato mio, quando l'ho ignorata nel parcheggio». Quelle parole rimasero sospese tra loro, più pesanti del traffico che li circondava. Aurora non era abituata a sentirsi dire qualcosa del genere da un uomo come Lorenzo Valenti, il tipo che dava ordini, non scuse. Il semaforo tornò verde e la macchina riprese dolcemente la sua corsa. Lorenzo aprì leggermente il finestrino per far entrare aria fresca, sperando di alleviare la tensione. Ogni tanto, senza farsi notare, troppo, controllava lo stato di Aurora. Ed era impossibile ignorare quanto fosse fragile in quel momento. «Posso farle una domanda?» chiese Aurora, la voce tremante. «Se non è qualcosa che richiede di fermare l'auto, sì. Perché è così importante per lei quell'azienda? A volte sembra più viva delle persone». Lorenzo rimase in silenzio per un lungo momento. Non si aspettava quella domanda. Non da lei, non in quel momento. «Perché è tutto ciò che ho costruito con fatica. E perché mio padre...» Si interruppe, stringendo il volante. «Lasci perdere». Aurora non insistette. Non sembrava il tipo di uomo abituato a condividere parti della propria storia, ma qualcosa nel modo in cui aveva pronunciato «mio padre» le fece intuire un dolore nascosto. Arrivarono davanti all'ingresso del pronto soccorso. Lorenzo si fermò, spense l'auto di scatto e corse ad aprire la portiera del passeggero. «Venga, ci siamo!» La aiutò a scendere con delicatezza,
cosa sorprendente per un uomo dalle spalle rigide e dai movimenti perennemente decisi. Una giovane infermiera li vide arrivare e si precipitò verso di loro. «Signora, venga con me, lei resta fuori», disse all'uomo. Aurora si voltò un istante verso Lorenzo. «Grazie, davvero». Per un attimo i loro sguardi si incrociarono e Lorenzo, contro ogni previsione, provò qualcosa che non sapeva nominare. La sala d'attesa del pronto soccorso era illuminata da luci fredde che rendevano tutto più teso. Lorenzo camminava avanti e indietro, incapace di rimanere fermo. Non era abituato a non avere il controllo della situazione. Ogni tanto guardava la porta da cui Aurora era stata portata via, sperando che qualcuno uscisse con notizie. Il suo telefono vibrò. Era la sua assistente, Clara. «Ingegnere Valenti, la riunione con il consiglio...» «Rimandatela», tagliò corto. «Sono occupato». Clara rimase in silenzio per qualche secondo. «Tutto bene?» Lorenzo esitò. Perché quella domanda lo irritava così tanto? «Gestite ciò che potete. Vi aggiornerò dopo». Chiuse la chiamata e si passò una mano tra i capelli. Era una sensazione nuova. Essere sospeso, costretto ad aspettare. Lui, che viveva di decisioni rapide e risultati immediati. Finalmente una dottoressa uscì dalla porta laterale. «Signor Valenti?» Lorenzo si avvicinò di scatto. «Come sta?» La signora ha avuto una forte contrazione dovuta allo stress. Per fortuna non si tratta di un travaglio prematuro, ma deve riposare e ridurre al minimo qualunque sforzo. L'abbiamo già stabilizzata». Lorenzo tirò un sospiro di sollievo che non sapeva di star trattenendo. «Posso vederla?» Per pochi minuti. Quando entrò nella stanza, Aurora era sdraiata sul letto, l'aria più calma ma il volto ancora stanco. Si voltò piano verso di lui. «Sta parlando con il consiglio d'amministrazione? Dovrebbe essere lì». «Non mi interessa della riunione», disse Lorenzo avvicinandosi. «Adesso importa solo che lei si rimetta». Aurora lo osservò con un misto di sorpresa e incredulità. «Lei non è come pensavo». «Nemmeno lei», rispose lui quasi sorridendo. «Ho letto meglio i documenti. Lei non ha solo individuato un errore. Ha visto una catena di conseguenze che nessuno dei miei dirigenti ha notato». Aurora abbassò lo sguardo. «Mi piace capire come funzionano le cose. Non è importante». «Invece sì». Lorenzo fece un passo in avanti. «Lei ha un talento che la maggior parte delle persone non ha. Ed è assurdo che non sia stata ascoltata». Aurora fece un respiro lento. «Posso farle una domanda, Lorenzo?» Fu la prima volta che lo chiamò per nome. Il suo cuore ebbe un sussulto, involontario. «Dica, perché mi ha aiutata? Perché non se n'è semplicemente andato?» Lorenzo rimase in silenzio. Non era bravo a parlare dei suoi sentimenti. «Perché non potevo lasciarla lì, non dopo quello che ho visto nei suoi occhi». Aurora lo fissò e in quel momento un filo invisibile sembrò unirli. Non romanticismo, non ancora, qualcosa di più raro, rispetto. La dottoressa rientrò. «Il tempo è finito». Lorenzo annuì, ma prima di uscire disse: «Tornerò. Non se ne vada senza avvisarmi». E per la prima volta da anni non sembrava un ordine, sembrava una promessa. La giornata sembrava non voler iniziare davvero senza che Lorenzo sapesse come stesse Aurora. Dopo aver lasciato l'ospedale, guidò direttamente alla sede centrale della Valenti Motors. Il palazzo di vetro rifletteva il cielo grigio di Torino, ma non riusciva a scuotere l'inquietudine che gli stringeva lo stomaco. Appena entrò nell'atrio, Clara gli andò incontro con passo rapido. «Ingegnere Valenti, il consiglio vuole sapere perché ha annullato...» «Più tardi», tagliò lui dirigendosi verso l'ascensore. «Ha almeno letto la mail sulla produzione? I direttori dicono che non c'è alcun problema». Lorenzo si voltò di scatto. «Non c'è alcun problema perché non hanno guardato abbastanza. E lo dimostrerò».
Clara rimase zitta, sorpresa da quel tono deciso ma insolito. Lorenzo aveva sempre preso decisioni rapide, ma raramente lo si vedeva così coinvolto. In sala riunioni una dozzina di dirigenti lo attendevano. Appena sedette, tutti iniziarono a parlare contemporaneamente. Tabelle, previsioni, richieste di approvazione. Lorenzo alzò una mano, imponendo silenzio. Si collegò al grande monitor e aprì proprio i file che Aurora aveva organizzato. «Oggi», disse con voce ferma, «non guardiamo quello che crediamo di sapere, guardiamo quello che ci siamo persi». Proiettò un grafico che mostrava il ritardo previsto nelle consegne. Alcuni dirigenti si scambiarono sguardi confusi, altri trovarono scuse. «Forse un errore nei calcoli?» «Non è un errore», tagliò Lorenzo. «È un avvertimento, e l'ha individuato qualcuno che voi ignorate ogni giorno». La sala cadde in un silenzio pesante. Poi Lorenzo disse qualcosa che nessuno si aspettava. «Una nostra assistente amministrativa ha visto prima di voi ciò che poteva costarci milioni». I dirigenti si guardarono, visibilmente colpiti. Lorenzo continuò. «Ha osservato le tabelle senza pregiudizi, ha collegato ciò che voi avete separato e ha intuito le conseguenze». Un mormorio percorse la sala. Lorenzo chiuse la presentazione e concluse. «Se non iniziamo ad ascoltare chi lavora nell'ombra, questa azienda crollerà e io non lo permetterò». Uscì dalla sala senza attendere reazioni. Era la prima volta che parlava così del suo personale. La prima volta che riconosceva apertamente il valore di qualcuno che non apparteneva al mondo dorato dei dirigenti. Mentre si dirigeva al suo ufficio, una strana sensazione si insinuò nel suo petto. Qualcosa tra rispetto e colpa. Aurora gli aveva mostrato non solo un problema tecnico, ma un difetto nella sua leadership. Ed era disposto a rimediare. Prima ancora di sedersi, prese il telefono e chiamò l'ospedale. «Vorrei sapere come sta la signora Aurora Rossi». E mentre attendeva la risposta capì che non si trattava più solo di responsabilità. Si trattava di qualcosa che non aveva previsto. Aurora era stata trasferita in una stanza più tranquilla, con una finestra che dava su un cortile interno. La luce morbida del pomeriggio filtrava attraverso le tende sottili. Stava riposando, ma non dormiva. I pensieri erano troppo pesanti. Quando la porta si aprì lentamente, si aspettava un'infermiera. Invece vide Lorenzo entrare in punta di piedi, come se temesse di disturbarla. Una scena quasi surreale, considerando il tipo di uomo che era. «Lei qui?» mormorò Aurora. «Le ho detto che sarei tornato». Lorenzo si avvicinò al letto con un'espressione insolita. Non arrogante, non distante, solo sincera. «Come si sente?» chiese. «Meglio, credo. Mi hanno detto di riposare, ma io... mi dispiace per il caos di stamattina». «Smetta di chiedere scusa», disse lui sedendosi sulla sedia accanto. «È stata una situazione difficile e ha reagito come chiunque». Aurora abbassò lo sguardo. «Lei non doveva restare qui. Ha un'azienda da gestire». «E l'ho gestita», rispose Lorenzo. «Ho parlato ne con il consiglio e sa una cosa? Aveva ragione». Aurora sollevò gli occhi, sorpresa. «Davvero?» «Sì. Hanno ignorato segnali evidenti. Lei no». Lorenzo inspirò profondamente, come se stesse per dire qualcosa che non aveva mai detto a nessuno. Forse ho delegato troppo a persone che credevo competenti e ho sottovalutato persone che invece lo erano davvero». Aurora non sapeva cosa dire. Non era abituata a vedere un uomo potente ammettere un errore e ancora meno rivolgersi così a lei. «Posso confessarle una cosa?» disse lei timidamente. «Pensavo che oggi, nel parcheggio, lei non avrebbe mai fatto una cosa come questa». «E avrebbe avuto ragione», rispose lui. «Una settimana fa non l'avrei fatto, ma stamattina, quando l'ho sentita gridare, si fermò cercando le parole. Non so, qualcosa è cambiato». Aurora sentì un nodo alla gola.
Non so come ringraziarla. Non voglio ringraziamenti. Si alzò leggermente in avanti. Voglio che capisca che non l'ho aiutata per dovere. L'ho fatto perché mi importava. Quel silenzio, dopo quelle parole, pesava come un segreto appena svelato. Lorenzo si schiarì la voce, cercando di riprendere un tono più neutro. Domani le farò portare i documenti corretti, con la sua approvazione. E voglio che sia parte del progetto di revisione della produzione. Aurora spalancò gli occhi. Io? Ma non sono nessuno. È per questo che nessuno l'ha notata finora, rispose lui. Ed è esattamente per questo che la voglio nel team. Aurora portò la mano al cuore, come se avesse paura che quel momento fosse solo un sogno. E per la prima volta dopo molte ore si sentì davvero al sicuro. Il giorno seguente, Aurora venne dimessa dall'ospedale con l'obbligo di riposo e controlli regolari. Era ancora debole, ma determinata a non farsi travolgere dalla paura. Quando uscì dall'ingresso principale, trovò una sorpresa inattesa. Lorenzo l'aspettava, appoggiato alla sua elegante berlina scura. «Non doveva venire», disse lei con un mezzo sorriso. «Le ho detto che non avrebbe chiamato un taxi», ribatté lui, aprendo lo sportello per farla salire. «Almeno finché non sta al 100 per 100». Durante il tragitto verso casa, Aurora osservava Torino scorrere oltre il finestrino. Le strade, i ponti sul Po, le facciate storiche. Tutto sembrava più luminoso, come se la città respirasse per lei. Eppure, una parte di lei era agitata. «Lorenzo, perché sta facendo tutto questo? Io non sono nessuno». «Lo smetta di dirlo», rispose lui, senza togliere gli occhi dalla strada. «Lei vede dettagli che sfuggono a tutti e non parla mai per vantarsi. È raro». Aurora arrossì leggermente. Non era abituata ad essere riconosciuta per qualcosa. Quando arrivarono al suo palazzo, un condominio semplice ma ordinato, Lorenzo la aiutò a scendere. «Abita da sola?» chiese con tono che voleva essere casuale, ma non lo era. «Sì, mio padre è morto anni fa. Mia madre vive in Puglia». Si morse il labbro. Era la prima volta che condivideva qualcosa di personale. «Capisco». Lorenzo sembrò trattenere una domanda, poi disse solamente: «Ha qualcuno che può aiutarla nei prossimi giorni?» Aurora scosse la testa. «Farò da sola. Me la cavo». Lorenzo la guardò come se quelle parole lo irritassero. Non dovrebbe cavarsela da sola. Nessuno dovrebbe. Prima che lei potesse rispondere, salì con lei fino al pianerottolo. Aurora tentò di protestare. «Non c'è bisogno che...» «Non si discute», tagliò lui, ma in un tono più dolce del solito. Una volta dentro posò con cura la borsa della donna sul tavolo. L'appartamento era piccolo ma accogliente. Lorenzo lo osservò con discrezione, come per capire qualcosa di più su di lei. «Se ha bisogno di qualunque cosa», disse, «mi chiami, anche se è una sciocchezza». Aurora lo guardò negli occhi. «Non voglio approfittare della sua gentilezza». «Non è gentilezza», disse Lorenzo. «È responsabilità». Aurora non credette a quella risposta, o almeno non completamente. C'era qualcos'altro dietro quello sguardo. «Riposi», disse lui, dirigendosi verso la porta. «E domani le mando il materiale per il progetto». «Grazie, Lorenzo». Si fermò un istante sulla soglia, come se volesse dirle qualcosa di più, ma non lo fece. «A domani», e uscì. E quando Aurora chiuse la porta, si rese conto che la sua vita stava cambiando molto più in fretta di quanto avesse immaginato. Il mattino seguente, Aurora si svegliò con un'energia fragile ma nuova. Il pensiero del progetto le dava una forza insperata. Quando aprì il laptop, trovò un'email di Lorenzo. «In allegato il materiale. Mi dica cosa ne pensa». Il tono era diretto, ma diverso, quasi rispettoso. Aurora studiò ogni documento con attenzione. Più leggeva, più si rendeva conto che Lorenzo le aveva affidato una parte cruciale del progetto. Era come se stesse invitando lei, una semplice assistente, a sedersi al tavolo dei grandi.
Dopo 2 ore di analisi, vide un dettaglio che stonava. Una cifra fuori posto, apparentemente insignificante ma sufficiente a generare un errore a catena. Aurora prese nota e inviò un breve messaggio. «Credo ci sia un problema nel foglio 3. Ha 5 minuti per parlarne?» La risposta arrivò dopo 1 minuto. «Arrivo subito». Aurora quasi saltò dalla sedia. Non si aspettava che Lorenzo venisse a casa sua per discutere un dettaglio tecnico. Eppure, 10 minuti dopo, bussò alla sua porta. Quando lei aprì, lui era lì, elegante, sicuro, ma con uno sguardo che non aveva nulla dell'arroganza del passato. «Mi mostra?» chiese semplicemente. Aurora lo fece accomodare al tavolo. Aprirono insieme il file. «Qui», disse lei indicando un valore. «Se questa cifra è anche solo leggermente sbagliata, le previsioni crollano». Lorenzo si chinò per guardare meglio. «Ha occhi migliori dei miei», mormorò. Aurora sorrise timidamente. «Non credo, solo guardo le cose da un'altra prospettiva». «Una prospettiva che mi serve», disse lui. Si avvicinarono involontariamente mentre confrontavano i dati. Lorenzo si rese conto della distanza quasi nulla tra loro solo quando il suo braccio sfiorò quello di Aurora. Lei tirò un leggero respiro, sorpresa. Lui si allontanò di 1 centimetro, imbarazzato. «Mi scusi?» «Non c'è nulla di cui scusarsi», rispose lei dolcemente. Il silenzio che seguì non era teso, era delicato. «Aurora?» disse Lorenzo lentamente. «Non ho mai avuto qualcuno nel mio team che capisse così profondamente come tutto sia collegato. Io vedo numeri, lei vede conseguenze». Aurora arrossì. «È solo il modo in cui penso. È un modo prezioso». Lorenzo chiuse il laptop. «Domani voglio che venga in sede, non più come assistente, ma come analista del progetto». Aurora sgranò gli occhi. «Io? Ma non ho il titolo né...» «Il titolo non mi interessa», disse lui. «Le capacità sì». Aurora si portò una mano alla bocca, trattenendo l'emozione. Il bambino scalciò leggermente, come se volesse partecipare alla conversazione. «Accetto», sussurrò lei. Lorenzo sorrise. Un sorriso vero. «Allora domani alle 9. Passo a prenderla io». Aurora non riuscì a rispondere subito, perché sapeva che quel giorno segnava un nuovo inizio. Il mattino seguente, Lorenzo arrivò davanti al palazzo di Aurora con qualche minuto di anticipo. Non ricordava l'ultima volta in cui si fosse preoccupato di essere puntuale per qualcuno, ma quel giorno sentiva un'urgenza diversa. Quando Aurora uscì, con un abito semplice e una cartellina in mano, lui rimase in silenzio per un istante, come se stesse osservando una persona completamente nuova. «Pronta?» chiese, aprendo la portiera. «Sì», rispose lei con un sorriso timido, ma pieno di coraggio. Durante il tragitto verso la Valenti Motors non parlarono molto, eppure il silenzio era sereno, come se entrambi sapessero che qualcosa stava per cambiare. Quando arrivarono, diversi impiegati si voltarono a guardarli. Aurora si sentì improvvisamente fuori posto. Lei, una semplice assistente, accanto al presidente dell'azienda. «Non si preoccupi di loro», disse Lorenzo sottovoce. «Non sanno ancora chi è lei veramente». Aurora trattenne il respiro, sorpresa da quella frase. Entrarono in sala riunioni. I dirigenti erano seduti, irrigiditi come statue. Alcuni lanciavano occhiate curiose verso Aurora, altri scettiche. Lorenzo prese posto, mentre lei si sistemava accanto, con discrezione. «Signori», iniziò Lorenzo, «oggi voglio presentarvi una persona che rappresenta ciò che questa azienda dovrebbe essere: competenza, attenzione e capacità di vedere ciò che gli altri non vedono». Aurora si irrigidì. Non si aspettava un'introduzione simile. «La signora Aurora Rossi sarà l'analista principale del nuovo progetto di revisione della produzione. Le risponderete direttamente». Un mormorio percorse la sala. Il direttore finanziario, visibilmente contrariato, intervenne.
Con tutto il rispetto, ingegnere. Questa donna è un assistente. Non abbiamo prove che sia qualificata. Aurora rimase in silenzio. Ma Lorenzo no. Ha identificato un errore che nessuno di voi aveva visto. Un errore che sarebbe costato milioni. Direi che questa è una qualifica sufficiente. La sua voce era tagliente, ma controllata. Un altro dirigente aggiunse: «È rischioso affidare tanto potere a qualcuno senza esperienza». Lorenzo lo fissò. Il rischio più grande è ignorare il talento quando si presenta. Aurora sentì un calore salire dal petto alla gola. Non era mai stata difesa così. Poi Lorenzo si voltò verso di lei. «Vuole mostrare ciò che ha scoperto ieri?» Aurora inspirò profondamente, aprì il laptop e iniziò a parlare. La voce tremava all'inizio, ma presto divenne chiara e sicura. Mostrò grafici, numeri, incroci di dati che nessuno aveva mai notato. I dirigenti, inizialmente scettici, cominciarono a seguire ogni parola. Quando finì, la sala era silenziosa. Lorenzo si alzò. «Direi che è evidente chi tra noi ha la visione migliore». Per la prima volta, Aurora vide rispetto negli occhi di quelle persone. E per la prima volta capì di non essere più invisibile.